Buongiorno, sono Sacco Marcello dell'Università di Siena, stiamo conducendo le interviste per il progetto Together. Oggi è qui con noi la signora Farina Marta dell'Università Statale di Milano, che ringrazio per la sua presenza. Marta è membro dell'Ufficio Studenti Internazionali e cortesemente le chiederei di spiegarci le iniziative alle quali lei partecipa per sostenere il diritto allo studio di studenti che hanno bisogno di tutela internazionale. Grazie Marta. Grazie Marcello. L'Università Statale di Milano da diversi anni è molto sensibile al tema dell'accoglienza dei rifugiati e del sostegno per il proseguimento dei loro studi. Essenzialmente il nostro Ateneo al momento sta lavorando su 3 progetti. Il primo riguarda l'accoglienza degli studenti vincitori di borsa CRUI, che è la borsa messa a disposizione dalla Conferenza dei Rettori Universitari Italiani e dà la possibilità a 100 studenti titolari di protezione internazionale di scegliere un'università presso il quale continuare o intraprendere i propri studi. Per questi studenti noi mettiamo a disposizione, oltre che a una totale esenzione dalle tasse accademiche, anche un alloggio gratuito presso le nostre residenze e una tessera mensa con la quale hanno diritto a 2 pasti gratuiti per tutta la settimana, quindi dal lunedì alla domenica. E il secondo progetto che curiamo da un paio di anni riguarda una collaborazione con il monastero di Marmura a Homs in Siria. Noi entriamo in contatto con la suora che si occupa dei ragazzi, che ci segnala i ragazzi che al momento vivono una situazione di particolare fragilità e che desiderano venire via dalla Siria per riuscire spesso per riuscire a completare gli studi. In questo caso ovviamente i ragazzi, così come quelli della borsa CRUI, devono superare tutte le prove di ammissione previste per i corsi di laurea e se ritenuti idonei arrivano in Italia con visto per studio, quindi non arrivano come rifugiati, perché diciamo che l'obiettivo del progetto è proprio quello di farli poi rientrare in Siria una volta completati gli studi per aiutare la ricostruzione. A questi ragazzi noi offriamo una borsa di studio di 6.000 euro annui che viene rinnovata in base al merito, quindi ci deve essere un buon impegno nello studio e un alloggio gratuito presso le nostre residenze. Il terzo progetto, che è nuovissimo e quindi è in fase di completamento adesso, riguarda il un corridoio universitario con l'Etiopia che stiamo realizzando grazie all'aiuto di UNHCR e a diverse università italiane, mi pare che siamo 12. È stato creato questo bando per permettere a ragazzi che che hanno ottenuto la protezione internazionale in Etiopia, quindi provenienti da diversi paesi africani, di venire in Italia per conseguire una laurea magistrale. Quindi in questo caso, diversamente dagli altri 2 progetti in cui ci concentriamo su ragazzi sia per lauree triennali che per lauree magistrali, in questo caso ci rivolgiamo a ragazzi un pochino più maturi che appunto possano venire in Italia a perfezionare la loro istruzione attraverso un corso di studio magistrale. Il nostro Ateneo ha messo a disposizione 2 borse grazie alla collaborazione anche e soprattutto con Caritas Ambrosiana e Diaconia Valdese, che ci hanno permesso di offrire tutta una rete di servizi integrata che possa permettere a questi ragazzi particolarmente fragili di arrivare in Italia e riuscire veramente a intraprendere e a continuare lo studio. Quindi oltre a fornirgli una borsa di studio con un piccolo stipendio mensile, un alloggio gratuito e l'esenzione dalle tasse, questi sono i nostri servizi, Diaconia Valdese e Caritas Ambrosiana ci aiutano per quanto riguarda la fornitura di un personal computer, di un cellulare, dell'abbonamento ai mezzi, sostegno psicologico, perché spesso questi ragazzi hanno un vissuto particolare che appunto necessita di questo aiuto, insomma servizi a tutto tondo che coprano praticamente ogni ambito.
Devo dire che per noi, quello che stiamo scoprendo adesso, la sfida più importante è quella del sostegno durante il percorso didattico. Quindi, oltre alla fase dell'accoglienza, in cui siamo molto bravi, alla fase della valutazione dei titoli, nel quali io e tutti i membri del mio ufficio sono in grado di effettuare una valutazione anche in caso di titoli magari con documentazione scarsa, con documentazione mancante, grazie al supporto del CIMEA, che è l'ente per il riconoscimento delle qualifiche estere al quale facciamo riferimento noi. Diciamo che oltre tutta questa parte in cui siamo molto preparati, la nuova sfida è quella di seguire, riuscire a seguire i ragazzi anche nel loro percorso didattico. Quindi stiamo cercando, e questo corridoio con l'Etiopia ci ha messo proprio diciamo sulla buona strada, di trovare un riferimento anche per questi ragazzi che li possa aiutare passo passo nei loro studi, perché date le fragilità che si portano dietro anche i ragazzi della CRUI e anche i ragazzi del monastero di Marmusa, che comunque facendo capo a un'altra rete molto strutturata sono aiutati in quel senso, è necessaria un'attenzione particolare anche per quanto riguarda lo studio. Stiamo pensando di attivare dei tutorati didattici con studenti che però abbiano questa particolare sensibilità, o eventualmente stiamo cercando fra i dottorandi del corso di laurea ragazzi che riescano a seguire i candidati nel loro percorso. Quindi sicuramente la sfida principale per noi adesso è la gestione del ragazzo durante lo studio, proprio per quanto riguarda la didattica. Sì, se puoi magari quantificare con un paio di numeri diciamo, la quantità degli studenti che state aiutando con queste vostre iniziative, e magari anche spiegarci come riuscite a superare delle difficoltà che sono sicuro che ci saranno da un punto di vista linguistico e culturale nell'approcciarvi a questi ragazzi e nel farli integrare nella vostra comunità universitaria. Allora, diciamo, per quanto riguarda la borsa CRUI, noi ogni anno non sappiamo quanti ragazzi arriveranno, perché a questi 100 candidati è data la possibilità di scegliere un qualsiasi ateneo nel quale usufruire della borsa. Di solito ce ne arrivano non più di 5. Per cui direi circa 5 all'anno. Al momento ne dovremmo avere immatricolati, perché alcuni si sono anche già laureati, alcuni hanno intrapreso la laurea magistrale, ne abbiamo 6 mi pare al momento immatricolati che stanno continuando gli studi. Per quanto riguarda il monastero di Marmusa, ne abbiamo accolto 2 ragazzi lo scorso anno accademico, che stanno studiando anche con ottimi risultati. 2 anni fa ne è arrivato uno, ma è stato proprio quello attraverso il quale poi abbiamo conosciuto il progetto, abbiamo deciso di aderire, e che ha seguito dei corsi singoli, adesso si è iscritto poi alla laurea triennale, e per quest'anno abbiamo messo a disposizione 5 borse e abbiamo 4 candidati che stiamo valutando, anche perché per alcuni si tratta di un trasferimento verso il corso di laurea. Quindi direi sulla borsa CRUI siamo sull'ordine di 6. Per Marmusa attualmente iscritti ne abbiamo 3, e non è vero, ne abbiamo 4, perché è arrivato a febbraio un ragazzo che siamo riusciti a trasferire su un corso di laurea, quindi ne abbiamo 4 e ne stiamo attendendo altri 4. Per quanto riguarda la borsa di studio, invece del corridoio dell'Etiopia, di UNHCR, abbiamo messo a disposizione per il momento 2 borse, proprio perché è un progetto pilota e proprio perché la gestione di questo particolare tipo di studente richiede parecchi sforzi, quindi vogliamo prima capire bene se ci stiamo muovendo nella direzione giusta, quali sono gli aggiustamenti da fare, per poi decidere eventualmente se aumentare a 3 o 4 il numero di borse. Per quanto riguarda l'approccio col candidato, c'è da dire che nel nostro ufficio siamo 3, siamo fortunate perché una di noi è laureata in relazioni internazionali e invece io e la mia capo ufficio siamo laureate in mediazione linguistica.
quindi diciamo che i nostri studi ci hanno dato tutte le, diciamo, le dritte per poter gestire al meglio l'approccio con dei candidati provenienti da culture differenti e ancor di più provenienti con una storia, ecco, particolare come può essere uno studente rifugiato. Diciamo che anche al di fuori da questo programma abbiamo ragazzi rifugiati che si matricolano da noi e tanti di loro sono già seguiti molto bene dagli educatori dei centri di accoglienza o magari hanno già una rete consolidata al quale si appoggiano. Per i ragazzi che vengono da questi progetti un pochino più, c'è bisogno di un pochino più di attenzione e tanti piccoli accorgimenti che comunque avendo a che fare con questo tipo di ragazzi piano piano, ecco, anche se non sono magari subito immediati, si imparano. Per la lingua ce la caviamo quasi sempre con l'inglese. Se non con l'italiano, è ovvio che per poter intraprendere un percorso di studi è necessario o sapere molto bene la lingua italiana o sapere molto bene la lingua inglese, perché per quanto riguarda ad esempio il corridoio etiope, i programmi che abbiamo scelto sono tutti in lingua inglese e nelle interviste abbiamo posto particolare attenzione sulla conoscenza della lingua di questi ragazzi. Quindi diciamo che scarteremo ragazzi che hanno dimostrato di avere una scarsa padronanza della lingua inglese, proprio perché una volta arrivati avranno già le loro difficoltà, quindi avere in più il gradino della lingua era veramente troppo. Viene permesso loro, così come a tutti gli studenti internazionali in generale, dal centro linguistico del nostro Ateneo SLAM, viene messo a disposizione un corso gratuito di lingua italiana, diviso per vari livelli, e in caso degli studenti provenienti da Marmusa e dall'Etiopia l'abbiamo messo, insomma chiederemo ai ragazzi di partecipare non come optional ma proprio come parte formativa. I ragazzi che arrivano dalla borsa CRUI sono ragazzi che vivono già in Italia da parecchi anni, quindi per loro la conoscenza della lingua italiana è già di un livello molto avanzato, se non praticamente sono bilingui, perché abbiamo ad esempio un ragazzo siriano che è quasi 10 anni che vive in Italia e l'italiano lo sa benissimo. Quindi c'è da fare proprio una differenza se provengono da un programma che li fa arrivare direttamente, se invece sono già radicati in Italia. Ci sono diverse, diciamo, metri di giudizio anche per l'approccio che puoi avere con questi ragazzi. Eh sì, comprendo, sono perfettamente d'accordo. Quindi mi pare di capire che alla Statale di Milano ci siano dei programmi, ci sia un'adesione a dei programmi comuni nazionali, ci siano dei programmi caratterizzanti e diciamo originali e interessanti, ci sia un'attenzione alla scelta delle persone che poi gestiscono questi programmi, che deve essere quindi fondamentale, cioè non si possono prendere, non si può prendere un personale a caso per gestire gli affari internazionali, gli studenti internazionali vanno prese le persone giuste, e poi ci deve essere un'attenzione anche ad avere dei programmi che siano flessibili, che riescono ad adattarsi alle varie necessità ed esigenze, anche per poi evolversi e migliorare se stessi. Quindi mi sembra che stiate mettendo in campo una ottima strategia e vi auguro di poter continuare in questo modo e di poter aiutare tanti ragazzi come state facendo ora. E, ti ringrazio per questa testimonianza e porto il nostro saluto da Siena a Milano cortesemente.